Salve amici e amiche mie, le feste stanno per terminare, manca solo l'ultima che è l'Epifania, quindi ho pensato di preparare un bellissimo dolce. Chi di noi non ha ancora in casa qualche panettone o qualche pandoro o della frutta secca e quindi utilizzerò questi pochi ingredienti per preparare un dolce squisito. Questo dolce non necessita di grammatura, di peso, di ingredienti precisi, perché è come un polpettone, ragazzi, più mettete dentro e più buono è. Alla fine tutto quello che avete in casa mettete all'interno e uscirà fuori qualcosa di buono. Per questo dolce sto utilizzando un pandoro, all'incirca 100 g di nocciole e mandorle e arachidi. Quello che avete in casa, quello mettete. 35 g di burro sciolto, mezzo bicchierino di strega, 100 g di Nutella, 10 g di cacao amaro. Come detto prima, sono dosi indicative. Per quanto riguarda il liquore, la bagna al liquore, io ho utilizzato la strega, ma si può benissimo utilizzare qualsiasi tipo di liquore voi preferite. Poi se avete bambini potete benissimo bagnare con del succo di arancia. E adesso iniziamo la preparazione. Come vedete ho sbriciolato il pandoro, ho tritato le noccioline, diciamo la frutta secca, e adesso vado a unire tutti gli ingredienti. Un po' alla volta mescolo fino a che non raggiungo una bella consistenza morbida ma soda. Quindi andiamo con le noccioline. Aggiungo il cacao che serve per dare colore. Cominciamo a mescolare. Burro, comincio a impastare tutto con la mano e all'occorrenza aggiungerò un goccio d'acqua. Mi raccomando, non versate troppa acqua, perché magari forse vi sembrerà molto asciutto all'inizio, però poi dopo, man mano che lavoriamo l'impasto, comincerà a prendere corpo, quindi ad amalgamarsi, vedete? Diamogli un po' di tempo, quindi perciò un po' alla volta si aggiunge un goccio d'acqua e non tutto insieme. Ed ecco qua, piano piano riusciamo a formare l'impasto. Vedete che non deve essere troppo liquido e neanche troppo asciutto. Il nostro composto si è assemblato, vedete? È morbido ma non è molle, perché questo qui deve essere modellante, cioè si deve modellare, ed ecco qua, vedete com'è bello morbido, però non è molle, non attacca, vedete? Così deve essere. L'impasto è pronto e munitevi di un sac a poche e mettiamo all'interno tutto l'impasto in questo modo. Taglio la punta per far uscire l'aria e cerco di modellare il più possibile
questo impasto fino al culmine, alla punta del sac à poche. Ecco qua, cerchiamo di darci una curva e a questo punto lo mettiamo in frigorifero e lo facciamo rassodare. Ok? A dopo. L'impasto l'ho tirato dal frigo e è stato un'ora in frigorifero e l'ho anche sformato, quindi sono andata con una forbice, con delle forbici a tagliare, come vedete, il sac à poche e quindi eliminare, togliere dall'interno tranquillamente il nostro cono cappello. E adesso intanto sto preparando la glassa al cioccolato. Sciogliamo 200 g di cioccolato a bagnomaria e dopo, quando si è sciolto, aggiungiamo 20 g di burro. Il cioccolato si è sciolto, però come vedete non è liquido abbastanza per poter fare la copertura di questo dolce. Allora a questo punto io unisco delle gocce di olio di semi un po' alla volta fino a che non raggiungo la liquidità desiderata. Come vedete comincia a sciogliersi, vedete? Ed ecco qua. Questa è il cioccolato fluido, abbastanza per poter coprire il dolce, vedete? Una volta ricoperto di cioccolato lo lasciamo un altro po' in frigo a rassodare. Termineremo la torta, quindi la preparazione della torta, con della pasta di zucchero. Se potete benissimo trovarla al supermercato, quindi comprarla già pronta, oppure se volete farla da voi troverete il link alla fine del video. Io nel frattempo l'ho già colorata perché la troverete di sicuro bianca come questa. Io l'ho colorata con del colorante alimentare e quindi ho fatto una striscia di colore viola e un pezzo bianco, lo lascio al naturale, e un altro pezzo l'ho colorato di marrone, quindi ho usato del cacao all'interno. E niente, vi divertirete molto nel farlo perché è carino poi creare delle cosine così. Ed ora vi faccio vedere come andiamo a finire questa torta. Cominciamo a stendere la pasta da zucchero, quella marrone, dove verrà formata la balza del cappello. Quindi andiamo a fare una striscia lunga e sottile. Voi potete anche farla un po' più scura, se vi va, dipende, poi si può anche colorare con il cioccolato, dopo vedremo come viene fuori. Cominciamo a stenderla. Come vedete ho steso una sfoglia abbastanza lunga e insomma questo è il vassoio
Quindi adesso io gli darò, cercherò di dargli un poco, perché come vedete è modellabile la pasta da zucchero, quindi la porterò sul vassoio e cercherò di modellare la balza del cappello. Quindi farò in questo modo. Gli darò qualche piega. Cappello da Befana è un po' rotto, un po' non è proprio di quelli lì belli precisi, e quindi andiamo a fare così. Divertente, vero ragazzi? A questo punto vado a ritagliare l'eccesso che abbiamo della pasta, quindi andiamo a fare così. La balza del cappello l'abbiamo preparata, lo lasciamo un attimo così e adesso andiamo a fare, sapete che cosa? Praticamente il cinturino, la cintura che ha intorno al cappello la Befana, e quindi ci divertiamo anche con questo. Stendiamo sempre sottilmente una striscia. Nel caso in cui la pasta dovesse essere un po' diciamo appiccicosa, potete aiutarvi con un po' di zucchero a velo, però penso che non ce ne sia bisogno. Adesso andiamo a ritagliare una striscia possibilmente dritta, poi se è storta non succede niente ragazzi. Partiamo. E adesso prepariamo la fibbietta dove dovrà entrare dentro la cintura. Ed ora facciamo la parte interna, quindi io vado a segnare, prendere la misura del bordo, vedete? E adesso andiamo a mettere al centro del piatto il cappello. E adesso andiamo ad attaccare la falda al cono, in questo modo. Cercate di tirare e attaccare, tirare e attaccare. Ed ora andiamo a mettere la cintura. Questo lo eliminiamo. Terminiamo con la fibbia. Ecco qua, abbiamo formato il cappello e adesso andiamo a metterci delle toppe, perché la Befana ha anche le toppe e le scarpe rotte, quindi facciamo le piccole toppe, così. Tipo, attacchiamo qua. Così richiama anche il colore del cappello, perché questo è un cappello di Befana moderno, ok? Non abbiamo fatto il solito cappello nero, questo è un po' particolare, più chiaro, più bello.
Amici, la torta a cappello della Befana è pronta. È molto bella da vedere e questa qui può essere servita al centro tavola anche come vassoio, quindi potete benissimo mettere dei dolcetti per i bambini della Befana e farla, insomma, farli consumare in questo modo insieme alla torta. Spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento, vi aspetto alla prossima, un like al video, iscrivetevi al canale e se vi piace commentate e mi raccomando attivate la campanella per avere tutte le notifiche. Vi do un abbraccio, un arrivederci e un bacio a tutti da Zia Franca e buona Befana a tutti!